Il maresciallo Manfra aveva la possibilità di consentire l'ingresso nel carcere di Cuneo di persone non registrate? Lei ricorda episodi al riguardo? No, questo non lo so. No. Io posso dire che mi sono sposato con mia moglie nel carcere di Cuneo il 15 di ottobre del 1978 e è entrato mia moglie, è entrato la moglie di Turatello, è entrato la donna di Minciardi, mi hanno fatti i padrini, è entrato la Champagne, c'era facilità per far entrare, però per quanto riguarda i colloqui era molto facile farsi una carta d'identità falsa ed entrare quando si voleva. Ci vuole descrivere il luogo nel carcere di Cuneo in cui si svolgevano i colloqui e le modalità dei colloqui? Era una saletta che andava per circa 8-9 metri in lunghezza e come larghezza di circa 2 metri, dove c'era una panca che da questo lato si sedevano i detenuti per ascoltare le telefonate delle persone che venivano a colloquio. Dall'altra parte avevano il telefono e quindi era possibile, supponiamo per me, seduto qua, ricevere la comunicazione dell'altra persona che era fuori e che parlava al telefono con questo detenuto, perché era facile per me, pur rimanendo seduto al mio posto, poter parlare con la persona che era venuta a colloquio per un'altra persona, perché c'era il vetro e si parlava solo attraverso il telefono. Lei ha conosciuto il maresciallo Incandela? Sì, ha sostituito Manfra. Ci vuol riferire quali sono stati i suoi rapporti con lui? I rapporti con lui sono stati detenuto, comandante del carcere di Cuneo. Sono stati buoni, ma non sono stati come quelli con Manfra. Non c'erano favori, questo vuol dire? Assolutamente no. Per ritornare alla indicazione o alla richiesta che le è pervenuta, lei ha detto da Bontate Stefano e da Inserillo Salvatore, sempre per attivarsi per favorire la liberazione di Moro, lei ha anche detto che questo messaggio le è pervenuto nel corso di un colloquio con un parente o con un figlio, con la moglie, non ricorda, giusto? Sì. Ricorda esattamente che cosa però il suo familiare le disse? Le parole esatte non le ricordo più. Io posso dire il contenuto più o meno dell'idea che mi sono fatto del familiare che mi comunicava la liberazione di che voleva che mi interessasse, erano i fini umanitari, cioè i miei amici, il Bontate e l'Inserillo, attraverso i miei familiari senza nessun segreto particolare, dicevano: se io avrei potuto influire, conoscendo la mia maniera di essere dentro i carceri, di sapere vivere e coabitare bene con qualsiasi persona, loro speravano che io potessi avere una certa influenza con i brigatisti, dove avrei potuto entrare in una trattativa che forse il brigatista, conoscendo la mia serietà, la mia maniera di agire, avrebbero potuto intraprendere. Quindi mi dissero: vedi se puoi trattare la liberazione di Moro. Ora, che cosa, dopo aver ricevuto questa richiesta, sia da parte del Bossi, sia da parte del familiare che le trasmette la richiesta di Bontate e Inserillo, lei che cosa fa?
come si attiva, se si attiva? Io mi sono attivato, aspettavo che si avverasse quell'interessamento da parte di Bossi ove io fossi trasferito a Torino, che era la sede che poteva fare le due cose, cioè favorire a me di uscire dal supercarcere e poter intraprendere una trattativa con i brigatisti che in quell'epoca si svolgeva in quelle aule di Torino un processo contro quasi tutti i brigatisti e quindi erano concentrati a Torino. Lei ottenne quel trasferimento? No. Io lo ottenne molto tempo dopo e fui trasferito al centro clinico di Napoli. Sa perché non fu trasferito a Torino? Con certezza no, ma comunque mi fu detto chiaramente da mia moglie che chi si era opposto al mio trasferimento era stato il generale Dalla Chiesa. E mi dispiace fare queste dichiarazioni perché non vorrei far entrare donne. Deve dire la verità. Le disse altro sua moglie su questo argomento, da chi l'aveva saputo, il motivo o qualcos'altro? L'avevo saputo da Bossi. Lei, come ha già riferito, nel 1980, dopo aver usufruito di un secondo permesso, lei ha detto giugno o maggio del 1980, va a Palermo in permesso e non rientra più in carcere, si rende latitante. E ha anche già riferito che ha dei contatti naturalmente con gli esponenti di Cosa Nostra. Lei ebbe modo di parlare con Bontate o con Inserillo, cioè coloro che avevano fatto quella richiesta, dell'argomento del sequestro Moro e del suo mancato trasferimento a Torino? Anzitutto loro non si interessavano del mio trasferimento a Torino, era una cosa che riguardava i milanesi. Rispondo all'ultima domanda. Per quanto riguarda invece dal lato loro, Stefano Bontà mi spiegò che Giuseppe Calò non la pensava come lui e secondo lo stesso Bontati il Calò ebbe a dirle testuale parola: ma insomma ancora non l'hai capito che non lo vogliono a Moro vivo. Questo mi fu detto nel 1980 da Bontati, che la democrazia cristiana, una parte della democrazia cristiana non lo voleva vivo. Disse altro Bontate al riguardo? Non ricordo in questo momento. Lei non ne parlò, con Inserillo non ne parlò? Con Inserillo no. Per passare ad un altro argomento che però riguarda lo stesso periodo, lei quali sono le sue conoscenze, se le ha, su progetti di omicidio di Cosa Nostra contro il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? Io le conoscenze che ho sull'omicidio, sul pensiero di un attentato contro il generale Dalla Chiesa, ce l'ho attraverso Cosa Nostra, che mi incarica di approfondire l'argomento con qualche brigatista se nel caso di un'uccisione del generale Dalla Chiesa loro ne avrebbero rivendicato la morte. Cosa Nostra mi incarica. Vuole essere più preciso, vuole dire innanzitutto quando, possibilmente dove,
lei riceve questo incarico, chi glielo trasmette? Guardi, per quanto riguarda la trasmissione io non ho un ricordo preciso, però io posso dire solo una cosa. Visti i miei trasferimenti a Palermo, vista la facilità che io avevo di incontrare qualsiasi persona a carcere di Lucerdone, è probabile, o è certo quasi, che mi sia stata fatta direttamente dal sottocapo di Stefano Bontati. E questo fu fatto nell'anno 1979. Chi era questo sottocapo? Il sottocapo era Domenico. Non lo ricordo in questo momento, però fra poco forse farò un mente locale e lo dirò. Mimmo Teresi, Domenico Teresi. E malgrado le cose che si sono dette intorno, ho detto a un brigatista che si trovava nello stesso mio piano, perché a Cuneo si viveva per piani, per elevazioni. Io mi trovavo al secondo piano dell'ala del supercarcere e nel mio stesso piano c'era Lauro Azzolini, brigatista. Con lui ne parlai nell'aria, al momento dell'aria, in varie occasioni, ma così alla maniera mafiosa, alla maniera misteriosa, alla maniera così, tanto per parlare, e le disse che se nel caso avrebbero ammazzato dalla Chiesa, voi vi sentireste di rivendicare. Laura Azzolini rispose: no. Noi rivendichiamo quello che noi facciamo, o perlomeno se almeno uno di noi partecipa all'azione. Quindi il mio messaggio di ritorno a Cosa Nostra fu: niente da fare. Come trasmise questo messaggio di ritorno? Ebbe lei successivamente modo di chiedere a Stefano Bontate spiegazioni su questa idea di Cosa Nostra riguardante un attentato a Dalla Chiesa nel 1979? Sì, ricordo che io le chiesi, ma come curiosità, perché già era passato del tempo quando ci siamo visti con Bontate, credo che era passato qualche anno. E dissi: ma che cos'era la faccenda della Chiesa? Perché voleva far rivendicare? Lui mi rispose: ma non ne parliamo più, è cosa passata. Ma comunque, il fatto è che su della Chiesa, con i successi che ha ottenuto, con le Brigate Rosse, si sia montato un po' la testa e sembra che voglia, addirittura aspira a delle grandi incariche, magari a livello di presidenziale. Cioè che la montatura che si era costruito attorno al generale della Chiesa per i successi ottenuti sui brigati aveva fatto sì che secondo alcuni ambienti politici non era più il caso che il generale della Chiesa continuasse a vantare i successi ottenuti sui brigatisti. Quindi lei ha detto che Bontate parlò di alcuni ambienti politici che avevano dato questa motivazione, ma disse qualcos'altro o le disse qualcosa che la mise in condizione di capire qualcos'altro o no? Se le devo dire la verità, non mi ricordo, perché io non avevo nessuna curiosità, in quanto a me non mi importava se il generale della Chiesa diventava il presidente d'Italia. Era una cosa che per me avevamo altre cose a cui pensare e quindi non ho chiesto.
E allora la domanda è: Bontate parlò di un interesse della mafia ad eliminare dalla Chiesa in quel momento? Allora, no, in questi termini è ammessa la domanda, in questi termini è ammessa, non è più suggestiva. Beh, quando è ricollegata però alla precedente, scusi, sa. Siamo nel 79, tra l'altro. Signor Presidente, io ho già fatto dichiarazione in merito e quindi posso continuarla a fare oggi. Sì, lei parla. Il Bontate, ma anche Badalamenti, anni dopo, mi disse che non c'era nessun interesse da parte mafiosa ad uccidere il generale della Chiesa. Non c'era nessun interesse. L'interesse proveniva da altre cose, perché il generale della Chiesa in quegli anni non si occupava di mafia. Io già questo l'ho dichiarato. Quindi, se vogliamo essere più logici o più coerenti io stesso con quello che ho detto, devo dire non c'era nessun interesse personale e mafioso contro il generale della Chiesa. E infatti comunque io non chiedevo alcun giudizio o valutazione, ma semplicemente se Bontate aveva detto o non aveva detto qualcosa. Adesso proprio lei, sviluppando il suo discorso, ha detto che di questa questione del generale dalla Chiesa ne ha parlato pure con Badalamenti. Vuole adesso raccontare con precisione che cosa le ha detto Badalamenti, dove si è svolto l'incontro, chi c'era, chi non c'era? Vuole essere preciso al riguardo. Colloquio con Badalamenti in cui Badalamenti le ha parlato del generale dalla Chiesa. Un momento fa ho detto che ci trovavamo al nord del Brasile, a Belém do Pará, e assistiamo alla televisione la trasmissione dell'uccisione del generale della Chiesa insieme alla moglie. Il commento di Badalamenti è: ma questo ancora non ha fatto nessuna cosa grave nei confronti della mafia. E quindi è prettamente assurdo la fine che hanno fatto fare a lui insieme alla moglie. In sostanza al Badalamenti risultava che i provvedimenti presi dal prefetto della Chiesa in quell'epoca erano solo uno, e cioè che aveva emanato un'ordinanza dove proibiva di rilasciare il foglio rosa. Un omicidio così eclatante da ucciderlo con la moglie è una cosa che lo stesso Badalamenti non ce la spiegava per l'immediatezza della cosa. E a quell'epoca mi disse che secondo lui erano stati catanesi perché avevano agito, ha visto scoperto e tutti quei commenti, ma quello che è importante è che lui mi disse che il generale della Chiesa in quei 3 mesi o più di 3 mesi, che non ricordo bene, che era stato a Palermo, non aveva fatto nessuna drastica azione contro i mafiosi per meritare una simile fine.